Il volume... No, no, no. no. Dai, che c'è che non va? Ma tu? Ma da dove esci? Ma da dove esci? In che senso? Cioè, ma chi sei? Da dove? Ah, giusto. Adesso t'ho capito. Io non sono nessuno. Tu non sei nessuno. Sì. E tu sei uno che si permette di dire tecnicamente parlando. Sì, Ma io mi sono Ah. munito di uno strumento. Ok. Questo sai chi lo fa? Chi lo fa? Audio Precision. Ah. È il metro dell'Audio Precision. Sì. Con il quale io misuro i baffle. Ok, quello quant'è? 19,8. E quello delle Spendor invece quant'era? Quello delle Spendor, incredibilmente, noi abbiamo Aspetta, misurato... però abbassiamo. Sì. Quello delle Spendor è successa una cosa stranissima. Che pensa. cosa è successo? Noi abbiamo Dico, misurato sono preoccupato. 16,5, Sì, ma sul catalogo c'era scritto 18. sì, E quindi evidentemente non capiamo niente. è vero, hai ragione. Poi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo chiamato quelli della Spendor Sì. e ci hanno detto... In effetti è 16,5. Ah, ecco. Ci siamo sbagliati. Ci siamo sbagliati. Allora loro si sono sbagliati. Loro si sono sbagliati, però vabbè, ma... Sei sempre il solito polemico, guarda. Ma Ecco, no, io, io non so, io tecnicamente non so. parlando non posso parlare. Io tecnicamente parlando sono un rompicoglioni. Sì. Sì. E non solo tecnicamente. In generale. Va bene Allora, signori, perché siamo qui? ben Perché trovati. siamo qui? Perché? Dunque siamo qui perché a Monaco noi ci siamo fatti una lunga chiacchierata con il titolare di Auralic. Che a guardarlo così non gli dai 2 lire. Ma è una persona, a parte deliziosa, ma è una bella testa pensante. Bella testa pensante. Al quale abbiamo detto, ma come si pronuncia Auralic? E lui ci ha detto Auralic. E Ecco, io non ho capito niente, per cui continuiamo a avere questo dubbio, Auralic. Comunque, vabbè, ci aveva detto che ci avrebbe mandato uno dei nuovi prodotti e infatti eccolo qua. Vega G2.2. Ovviamente, allora, siccome mi sono scordato di prendere il telecomando per cambiare camera, cambiamo camera, ecco, facciamo live. Cambiamo camera. Eccoci qua. Quindi, Ora vi posso anche anticipare che se voi sapeste quello che ci ha detto il signor Auralic, sì. basterebbe dire G2.2 e voi sapreste perfettamente che cosa sa fare questo apparecchio, perché abbiamo scoperto che la naming della Auralic, che per me era incomprensibile, erano tutti quanti uguali, in realtà è un codice parlante. Dopo ve lo spiego. Va bene. Sì, volevo solo dire una cosa. Sì. Tra qualche giorno pubblicheremo l'intervista. Sì. Esattamente. Quindi poi, dopo che voi vi siete ciucciati tutta la prova, solo chi arriva fino alla fine ha il diritto Il bonus. È quello, chissà se può dire tecnicamente parlando o no. Lui? Lui, chi lo sa? Non lo so. Perché forse lo dice, chi lo sa. Non lo so. Vabbè, a tra poco, ciao. Caro Giulio. Vogliamo giocare a carte scoperte? Aspetta. Prendi il telecomando. Oh, telecomando per Beatrice. Esatto. Beh, funziona. Funziona. Cominciamo Funziona lì. sempre. Allora, caro Giulio, tu hai studiato molto più di me Ho studiato e ho anche ascoltato, e anche ascoltato molto. Allora, divertendomi perché in questi giorni stiamo ascoltando con queste paradigm che sono... Allora, queste paradigm, che Di poi cui parleremo parleremo poi, Sì. le usano al Parco della Musica nella sala mastering e gli piacciono da morire. E quindi io mi sono incuriosito. Perché gli piacciono da morire? Lo scopriremo. Ci hanno ragione, C'hanno ragione. C'hanno ragione Esatto. a farsene piacere. Benissimo, allora ti faccio una domanda. Vai. Tesla 3. Tesla 3 non ha a che fare con l'automobile. No. Allora, è la piattaforma che incorporano i prodotti della Auralic che si occupa della gestione e dell'elaborazione nel dominio digitale. Ok. E evidentemente se si chiama Tesla 3 è perché viene dopo la Tesla 2 che stava nella serie precedente. Allora, questo si chiama Vega G2.2. Punto 2 significa che è un'evoluzione Del rispetto punto uno. al G2 precedente. Che ha mandato in pensione. Che ha mandato in pensione. Ora, dal punto di vista delle funzionalità, sono due apparecchi che fanno sostanzialmente lo stesso mestiere, però sotto al cofano ci sono diverse innovazioni dal punto di vista proprio delle tecnologie impiegate.
E io peraltro il G2 lo avevo anche utilizzato e sì, obiettivamente questo va un filino meglio. Sì, insomma. anche io ce l'ho avuto Sì. il G2.1. Tra l'altro a fronte di un aumento di costo, credo marginale, Marginale, insomma, sì, relativamente marginale. grosso modo è quello. Dunque, interessante ricordare che Vega, il primo Vega della Auralic, data a circa una decina d'anni fa, perché se non ricordo male era il 2012-2013. Erano pure più bassini, Erano bossini, erano silver, grigi, erano silver, avevano un display OLED molto Sì, carino, molto arancione, carino, sì. e io peraltro ce l'ho avuto all'epoca in cui non era ancora distribuito in Italia e me lo comprai su Audio Market. Vabbè, insomma, in America poi finì in Brasile, un casino. Comunque, insomma, Vabbè. poi alla fine è arrivato e devo dire suonava veramente benissimo e l'ho tenuto con me credo per un paio d'anni, insomma, quindi era un DAC decisamente ben funzionante, però era, diciamo, uno di quei DAC USB standard. Allora, questo è basato su un DAC Sabre di cui non sappiamo nulla e non lo sapremo neanche, perché vi dico già che anche se lo sventriamo il DAC è sotto uno schermo Sì, non si vede. in alluminio e quindi non si vede e né tantomeno lo possiamo rimuovere per toglierci questa curiosità. Curiosità che sarebbe peraltro del tutto inutile, perché di questo DAC... E ti volevo chiedere, quanto viene usato del Sabre? Allora, tenete conto che la piattaforma Tesla 3 di cui dicevamo si occupa dell'oversampling, si occupa del filtro digitale e si occupa dell'eventuale DSP. Che cos'è? Allora, è un computer, perché È un la computer. piattaforma Tesla 3 è un computer dove gira questo software scritto dall'Auralic. Sì, guarda, nella fattispecie Ha preso appunti. ho preso appunti. Stiamo parlando di un quad-core 64 bit Sì. con 4 gigabit di RAM DDR. Che ci fa con questa RAM? Una cosa interessante. Interessante, cioè il file, indipendentemente dal fatto di dove viene, quindi file del NAS, file dell'hard disk collegato, file della piattaforma di streaming, viene caricato in RAM. Dopodiché la piattaforma Tesla 3 accede direttamente alla RAM, butta via completamente i dati di clock e se lo rifà in casa, diciamo, se lo rifà la piattaforma Tesla 3, rifà il clocking. Dopodiché applica il filtro digitale, applica l'eventuale filtro DSP qualora si desideri utilizzarlo, dopodiché fa fare al Sabre il passaggio di conversione. Tra l'altro ricordiamo che qui è possibile collegare un generatore di clock esterno che fa l'Auralic e quindi... Che si chiama Leo, mi pare. Leo, bravo, sì. Che si chiama Leo, è un caro amico. Il caro amico Leo e questo tra l'altro giustifica le porte HDMI che ci sono sul pannello posteriore, perché c'è un protocollo che loro hanno sviluppato che si chiama Lightning, come la loro app per il telefonino, e serve a fare il collegamento verso il clock o verso un trasporto che si chiama Altair. Mamma, preparatissimo. Sì, beh, vabbè, ma su Auralic la sappiamo lunga. E che possono essere collegati in HDMI. Però facciamo la solita tiratona di orecchie ad Auralic o Auralic, non sappiamo come si dice, Auralic, perché ancora una volta non hanno sviluppato un'app Android, ma solamente per iOS. Allora, loro dicono, siccome ci sono tante app che girano su Android, Bubble PNP, Kazoo di Lin, Kinski, quello che è, sì. Non c'è bisogno di... Io sono d'accordo fino a un certo punto, perché è vero che le app funzionano bene, ma un'altra cosa è fare le operazioni con la Lightning, che tra l'altro ti dà la possibilità di fare dei setup di sistema, cosa che questi applicativi non ti permettono di fare. Aspetta, finisco. Sì. A Monaco dell'anno scorso mi hanno detto, Giancarlo, forse faremo un amplificatore. Dico, amici miei, voi non dovete fare un amplificatore, che tra l'altro lo fanno in 100.000, dovete fare un'app per Android. Vero è che il nostro amico signor Auralic diceva una cosa, la macchina al suo interno ha un web server, quindi tu puoi accedere
alla macchina tramite browser, quindi tramite Safari, tramite Google quello Chrome, che ti pare, e fai esattamente le stesse identiche cose che faresti con l'app, solo che con l'app francamente è tutto molto più... A Napoli si dice questa è una pezza a colori. La pezza a colori, però loro hanno detto in maniera piuttosto chiara che questa app per Android Lo so. del Lo so resto bene. sono talmente tanti anni che va avanti questa polemica e loro non hanno mai ceduto su questa cosa e niente, non la fanno. Quindi come porte poi manca l'USB-A per le pennette, mi pare. Sì, la porta quella classica per metterci dentro il famoso pendrive. Io poi Per fortuna io mi l'hanno chiedo tolta. chi è che ancora va in giro con il pendrive, non lo so, magari sarò smentito, però ecco, io non l'ho mai usato, non ho mai neanche conosciuto qualcuno che va in giro con questi pendrive con le tracce sopra, però insomma qui ingresso non c'è. Ethernet, Ingresso Ethernet, ingresso Wi-Fi, Wi-Fi, Bluetooth ovviamente. che ti piace tanto. Assolutamente sì. Interessante il modulo di preamplificazione. Ah, Il modulo di preamplificazione, questo è molto divertente, e si chiama Orfeo, come dice lui. Questi sono dei moduli in classe A che sono stati progettati ispirandosi liberamente ai banchi di regia realizzati da Rupert Neve, e in particolare ce n'è uno, non mi ricordo esattamente, comunque l'intervista lo cita il signor Auralic, qual è il modello al quale lui si è ispirato. E lui è impazzito per questo progetto e lo ha considerato ben suonante, stabile, ingegnerizzato al meglio, insomma lui si è ispirato a quella console da studio di registrazione per realizzare il suo modulo di preamplificazione. Ovviamente qui ce ne sono due, forse non mi sbaglio se dico quattro perché sono esatto, in configurazione dual mono con alimentazione non più a 4,4 volt ma a 6 volt. Duale, esattamente. E il preamplificatore comunque lo potete escludere da software. Tic, lo staccate e a quel punto la sezione di preamplificazione non funziona più, esce al livello fisso e in questo caso qui, in questo momento qui, lo sto utilizzando in questa maniera. Forse viene esclusa la parte volume, viene esclusa la parte volume. E la parte pre mi sa che viene messa a un livello, perché si può cambiare pure il livello d'uscita. Sì. Quindi viene messa forse a un livello più basso ma non esclusa completamente, perché sennò questo pure non suonerebbe, diciamo. Questo pure è vero. Giusto, Giulio? Sì, giusto. E, altre cose rispetto alla sezione di preamplificazione? No, direi che non ce ne sono. Ah, c'è una cosa che mi piace tanto, che hai fatto tu, che quando lo implementi dentro Roon, la regolazione del volume può avvenire dalla barra di Roon in modo analogico. Perché normalmente quando dalla barra di Roon si regola il volume, si regola con il DAC in modo digitale. Invece con questo si regola in modo analogico e quindi si ha un aumento deciso delle prestazioni. Sì, allora questo è Roon compliant veramente in tutti i modi possibili, per cui loro di Auralic passano la certificazione Roon a pieni voti e uno dei capisaldi della certificazione Roon è proprio la gestione del volume, quindi la puoi gestire dall'app e appunto lo stai facendo nel dominio analogico, quindi da questo punto di vista il massimo che si può avere. Abbiamo finito, Julius? Sì, grosso modo direi di sì, perché poi l'altra parte, insomma, molto interessante sulla quale questi signori di Auralic puntano molto è quella degli isolamenti, isolamento a livello elettrico e isolamento a livello meccanico. Che poi sventriamo e speriamo di riuscire a mostrarveli entrambi. Perché so come si smonta. Fantastico, e quindi ve li mostriamo più che a parole con le immagini e vedendoli. Direi che possiamo concludere. Possiamo concludere e andare adesso andiamo allo sventramento. A tra poco. Ciao. Giulio, qui allora ho svitato. Sì. In modo che non vedono svitarmi, ok? Ok, quindi ci siamo avvantaggiati con uno svitaggio. Esatto.
Questi sono i 4 piedini con la molla dentro. Allora facciamo, aspetta. Allora, Sì. metti meglio la luce così illuminiamo un po' meglio. Perfetto. Così ti piace? Così mi piace di più. Sì. Dopodiché vai con la rimozione del fondo. Ta-tan! Ta-dan. Oh, aspetta, piccolo dettaglio sui piedi. I piedi sono molto interessanti, eccoli qua, anche perché così non li vediamo, ma dentro ci sono 2 serie da 3 molle con caratteristiche di carico differenti e materiali differenti. Esatto. Quindi ci sono 6 molle, 3 e 3 con differenti caratteristiche. Prego notare lo spessore della lastra, Sì. che insomma è una cosa Fresata, importante. non tornita, fresata dal pieno. Va bene. Poi all'interno abbiamo un sarcofago. Un sarcofago. Allora bisogna toglierle 1, 2, 3 e 4. Mi pare che si chiama Unity Chassis. Mamma mia come sei preparato. Questo è un altro coprisarcofago qui. Allora, in pratica, dentro alla prima scatola, Sì. alla scatola esterna, ce n'è una seconda che è fatta in Esattamente, facciamola vedere qui. nickel rame. Nickel rame, vedete? È proprio una scatola. Scatola e scatola, con il buco per far passare È come se il fosse un flat. doppio imballo, diciamo. Un doppio imballo, esatto. Vado, tolgo? Sì. Guardate la bellezza peraltro della scritta Auralic, cioè è una cosa fantastica. Va bene. Ed eccoci qua. Tantaranta, sei emozionato? Beh, sì, perché allora, davanti a queste costruzioni dove sembra che ci siano in realtà 4 cose, in realtà poi c'è un livello di ingegnerizzazione Sì. enorme. Tra l'altro quello che dicevamo, qui sotto c'è il DAC e come potete ben immaginare è assolutamente impossibile Sì, esatto. rimuovere 4 moduli Orfeo, 2 per fare il volume e 2 di preamplificazione con aletta di raffreddamento. Ok. Ok? Passive volume. Esattamente. Perfetto. Vuoi che la giro di qua? Ma sì, forse Sì, è meglio, forse così giriamola vediamo. di qua, forse è meglio. Esattamente. Ingresso a 220, trasformatore toroidale, Sì? alimentazioni, altre alimentazioni. Queste sono tutte sezioni di alimentazione totalmente separate, quindi questo e queste sono tutte sezioni di alimentazione che poi vanno ad alimentare separatamente le varie sezioni. Ok. Ok? Qui sotto c'è il modulo di elaborazione, Il famoso Tesla. il famoso Tesla Tree. Sì, dimmi. Tra l'altro loro cioè, ci tengono molto a sottolineare il fatto dell'isolamento galvanico fra le varie sezioni, quindi fra quelle di elaborazione in ambito digitale e quelle analogiche. Quindi diciamo che la macchina è completamente separata Sì. nel dominio del digitale e nel dominio dell'analogico. Si può dire che queste sono le alimentazioni, questa è la parte di elaborazione digitale, questa è la parte analogica, è tutta questa qua. Ok, sotto a questo diciamo elemento tenuto fermo con queste 4 viti, Questo lo sì. faccio vedere da qua dietro, Sì. ci sono, Tiro su, ecco sì, ci sono, lo vediamo qua, i link, i lightning link. Esatto. Questo invece è un ingresso HDMI con le ARC. Con le ARC, vedete che sono marchiati Aries e Leo, quindi per il trasporto e per il clock. E poi ancora sotto, che però siccome qua siamo ribaltati, c'è la LAN e il Toslink. Esatto, uno, Poi due, l'AES, l'USB e il coassiale. Sì, esatto. Questo c'ha anche un ingresso analogico con un convertitore, quindi chi Sì, ci esatto, vuole collegare esatto, un ingresso in analogico lo può fare tranquillamente. Esatto, E quindi queste fa la invece- conversione da analogico a digitale. E queste sono invece Le uscite che sono aeree. sia in formato sbilanciato che in formato bilanciato. Che dici come livello costruttivo? Beh, è imbarazzante. Sì. Queste sono i due amplificatori per cuffia che sono separati per le 2 uscite cuffia che sicuramente tu hai fatto finta di non vedere perché della cuffia non ti importa molto. Questo è il display. Lo schedone del display, lo schedone dell'encoder, eccolo qui, che sta qui sopra. Sì. Esattamente.
E basta, finito. E Non basta. è, Però cioè, ecco, io vi apparentemente prego, semplice. spero di riuscire a farlo vedere. Cioè, vedete lo spessore dei pannelli della macchina? Il sistema di connessione fra le quattro pareti. Insomma, stiamo ragionando di una cosa fatta veramente con una cura notevolissima. Sì, poi è pazzesco questo fatto del telaio nel telaio. Telaio Cioè, nel telaio, sì, sì, questo è una cosa, insomma, veramente di gran classe. sì. Eccolo qua, Vega G2. Bene, io direi che... Lo so richiudere E e quindi allora ce l'andiamo ad ascoltare. Che dici? Che richiudi dite? e richiudi, Ta-ta! aspetta che lo Sì, si è facciamo arrabbiata la vedere. La telecamera. telecamera si è arrabbiata, eccoti Eccola qua. qua. So bello così? Molto bello. Piaccio ai miei follower? Assolutamente. Ciao. Ciao. Senti, siccome a me mi fai fare sempre il lavoro sporco, quindi io prima dico subito e poi dopo tu argomenti. Adesso dimmi un po' tu che cosa pensi di questo catenaccio. Forza, dai. Allora, io sono probabilmente poco obiettivo rispetto ai prodotti Auralic perché, come ho detto poc'anzi, avendoli cominciati a frequentare più di 10 anni fa e non avendo mai avuto cattive sorprese con i prodotti Auralic, devo dire mi stanno particolarmente simpatici. Poi sono condizionato dalla simpatia di quel signore, il cui ci perdonerà il nome, io non riesco mai a ricordarmelo, comunque dal titolare, dal CEO di Auralic, persona brillante, colta, molto preparata dal punto di vista musicale, ingegnere, e quindi è tutto un contesto che mi fa stare questo marchio particolarmente simpatico. In particolare questo prodotto, Sì. che è anche uno streamer, oltre alle tante belle cose che fa, è caratterizzato da un livello di ingegnerizzazione spettacolare, Sì. veramente spettacolare. Oh, intendiamoci, qua stiamo cominciando a ragionare di prodotti che costicchiano, Sì. perché non stiamo parlando di un prodotto... Perché supera gli 8.000 euro questo. Non so appunto, esattamente agli spicci quanto, ma siamo lì. esattamente. Però ecco, quello che viene chiesto in termini di denaro, secondo me poi viene dato in termini di qualità del prodotto, perché poi, come abbiamo visto, dal punto di vista della realizzazione sono curatissimi ed è un livello costruttivo che lo si riscontra in prodotti di fascia alta, ma parecchio più alta. Sì, infatti anche se sembra quasi una battuta parlare di rapporto qualità-prezzo con un prodotto che costa così tanto, secondo me può tranquillamente sedere insieme a pochissimi altri prodotti dal costo sicuramente molto più alto. Credo. No, io di questo sono assolutamente convinto. Il problema, semmai, è che questa è una cosa che purtroppo ad alcuni marchi capita ed è secondo me capitato anche ad Auralic. Avendo loro inizialmente realizzato dei prodotti di fascia più economica, io non dico proprio economica perché comunque anche il primo Vega, quello che avevo io, costava caro, Sì. però non così caro, allora il pubblico tende ad associarlo al prodotto che hanno realizzato all'inizio. Prodotto economico e poi diventa difficile, come dire, salire di livello. È vero, è E vero. quindi magari qualcuno può dire sì, vabbè, ma insomma per questa cifra mi compro qualche marchio più blasonato. No, dobbiamo dirgli no. E temo, esatto, temo anch'io Proprio di no. no. A me piace tantissimo, piace tanto come suona, è compito, Sì? Altra cosa, Sì, scusa, loro, io ti interrompo. no, ma allora loro hanno iniziato a lavorare sulla piattaforma Tesla e sulla app Lightning Sì. in tempi non sospetti. Quando venivano additati come, poveri matti, chissà se. Esatto. Loro sono arrivati a realizzare a questo punto un sistema con questa app Lightning. Sì, va bene, è solo per iOS, ok, ma funziona in una maniera spettacolare. La configurazione guidata passo passo con una sorta di wizard
che però funziona perfettamente, i menu sono perfetti. La, come posso dire, risposta ai comandi è immediata, cioè quella tipica cosa che tu la chiudi, poi riaccendi il telefono e ci metto un secolo. No, questa proprio te lo puoi proprio scordare. Te lo Cioè, puoi da proprio questo punto di scordare, vista, non c'è mai nessun no, zero. Mi riferiscono poi anche dal punto di vista tecnico, i rientri sono praticamente pari a zero, quindi è zero. una macchina anche affidabilissima che sta cominciando anche a mantenere il valore sul mercato dell'usato. E parliamo del suono però Giulio, perché giustamente ce lo chiedono. Allora, parliamo del suono. Da questo punto di vista io ho trovato, inquadriamolo, è una macchina piuttosto neutra, quindi non immaginatevi una macchina spettacolarizzante. Se vogliamo è un suono piuttosto compassato, molto dettagliato, molto analitico, però non è mai eccessivamente sopra le righe, corretto. E questo su tutta la gamma, Questo devo dire è una su tutta la gamma. caratteristica esatta. Quello che io ho trovato particolarmente apprezzabile sono alcune cose. Intanto la piattaforma Tesla con i suoi filtri, Sì, 4 filtri che presentano delle caratteristiche differenti, quindi li riconosci. e E sono contento meno che sono male. 4 e non E 40, non perché sono tanto 40, 40 esatto, non cioè ce la fai a come, capire la come da differenza. tradizione dei Sabre, che ce ne sono, mi pare, 6 Sì. o giù di lì, ma forse pure 8, io poi mi trovo che schiaccio il bottone, mi sembra che suonino tutti quanti uguali. Qui ce ne sta uno che a me è piaciuto particolarmente, che si chiama Balance, Sì. e dopo un po' di giri e di aggiustamenti mi sono fissato su quello e ho trovato una sonorità che mi piace. Molto bella è utilizzarla questa macchina come preamplificatore e quindi, come dire, con con la Certo, sua impostazione sonica. certo. E devo dire, il lavoro che fanno questi moduli Orfeo. Orfeo è Poi veramente. io sono fissato per usare il DAC anche come preamplificatore. Qualcuno dice che ho torto, io lo uso sempre, quando posso uso il DAC come preamplificatore e sinceramente se non è un ingresso analogico, un giradischi e quindi ti serve passare per un preamplificatore, io non ci trovo particolare senso, soprattutto perché certi moduli di preamplificazione, questo in particolare, ma come tanti di macchine di questo livello, sono eccellenti e hanno dei livelli di uscita molto alti, tanto che questo c'ha anche l'attenuatore di Sì, 6 dB, sì. per cui chiaramente poi rimetterci un altro preamplificatore io non capisco che senso abbia, ma forse a qualcuno Allora, piace. io ho scritto per Audio Gallery un articolo proprio su questo tema, cioè preamplificatore sì, preamplificatore no, perché nell'impianto quello grande, nella sala 1, mi sto proprio dibattendo su questo Alla problema. fine cederai, Alla fine probabilmente cederò, lo so. probabilmente cederò. Vero è che, secondo me, che se ne dica, il preamplificatore è l'elemento più caratterizzante dal punto di vista sonico È di un vero? impianto. A parità di finali, sorgente, diffusori, un pre diverso può generarti un suono completamente Completamente diverso, differente. quindi o ti becchi il suono di quello oppure non lo puoi modificare. Con un preamplificatore tu ci metti un pre A piuttosto che B e effettivamente può Esatto, cambiare ed completamente. ecco. Esatto. La caratteristica specifica di questo Orfeo, di questo modulo di Orfeo, Orfeo. di preamplificazione, è un suono molto organico, molto naturale. Se vogliamo un suono che per alcuni versi mi ricorda un po' quelli del mio preamplificatore LAM, molto tendente a privilegiare il chiaroscuro, a privilegiare i volumi e assolutamente, e questo ci metto la mano sul fuoco, non è una soluzione di ripiego, cioè è un Ah, certo. preamplificatore a tutti gli effetti, poi magari può non piacerti e te ne può piacere di più un altro, però è un preamplificatore con una sua precisa personalità sonica. Secondo me di grande livello e quindi poi quando andiamo a discutere del Di prezzo, conti, quando andiamo a discutere di costo, state comprando un DAC e un preamplificatore entrambi di alto livello, quindi la cifra che ci vuole per portarselo a casa
io la guarderei più da questa prospettiva piuttosto che da una prospettiva. Aspetta, finisco, è anche un network player. Non è solo un DAC e un pre, ma ti stai comprando anche un network player, quindi ti stai comprando tre macchine, non tre macchine che vanno abbastanza bene perché sono tre macchine combo, ma tre macchine di altissimo livello. E secondo me, se ragioniamo, adesso io non me la ricordo la cifra finale, Sì, però non stiamo ragionando di un preamplificatore da 2.000 euro, non stiamo ragionando di un DAC da 2.000 euro, da 3.000 euro, stiamo ragionando di un preamplificatore da 5-6.000 euro, un DAC da 5-6.000 euro, di un network streamer da 5-6.000 euro. Poi quello che mi piace tanto è la voce qua al centro, scolpita, perfetta, con una spaventosa tridimensionalità, un grande ritmo, è veramente un prodotto... Sì. Bello. A questo punto la mia curiosità proprio spasmodica è per il G3, cioè il DAC Vega Estremo, il prodotto flagship che costerà molto dovrebbe di più. essere in arrivo, sì, ma che costerà molto di più, e quello, nelle intenzioni del costruttore, va sostanzialmente a competere con i migliori DAC che ci sono sul mercato. Esatto. Quindi quello sarà senz'altro Poi un prodotto... Poi non ci ha detto neanche in quale tecnologia verrà sviluppato. Se da un Sabre forse passano a R2R, chi lo sa? Non lo so, può darsi. Perché off records io ho provato a chiederglielo, ma è stato molto... Sì, è stato molto... sì. Sembrava napoletano. Sì, molto diplomatico. Molto diplomatico, diciamo così. E quindi sì, direi che fondamentalmente quello che insomma ci è piaciuto tanto, non mi aspettavo francamente niente di diverso. Può sembrare ai nostri follower che questa sia quasi una prova in discesa, nel senso che siccome sapevamo già di che... No, allora, noi siamo entusiasmati, ma ce lo aspettavamo. Sì. Ecco, quindi... Se poi vogliamo, perché magari poi qualcuno ci riprende, e non abbiamo detto ad esempio i formati supportati. Allora, ovviamente c'è un sito dell'Auralic c'è dove si tutto, possono andare a vedere, dal punto sul PCM 32 bit 384 anche kg. perché posso dire una cosa, che strazio, non solo che strazio, che noia, ma ci deve essere un bilanciamento giusto tra la lunghezza del video e quello che diciamo. Quindi quello che diciamo è quello che ci viene, perché noi non lo prepariamo, che ci viene più dal cuore, e quindi più significativo forse rispetto a tante altre cose che magari trovate in rete. Quindi non vi abbiamo detto i formati, o forse Giulio adesso l'ha fatto, il DSD, perché lo potete vedere, e poi alla fine che cosa tolgono e che cosa mettono? Poco. No, ecco, semplicemente dire, forse l'implementazione di Roon, l'abbiamo detto, è perfetta. Io l'ho ascoltato a lungo, sia pilotato con un server Logitech Media Server, e sia pilotato in UPnP con un'applicazione che si chiama JPlay for iOS, quindi andando a scavalco del Lightning. Comunque in tutti i casi ha sempre suonato in maniera ineccepibile. Quindi no, complimenti, un gran bel prodotto. Insomma. Il cuore di un impianto... Sì, il cuore di un impianto di livello. Di livello. Bene, speriamo di aver detto delle cose interessanti. Sì, subscribe, campanella, andate sul sito e tra pochi giorni, l'abbiamo detto, ci sarà anche l'intervista a Quanchon. Non ce lo ricordiamo. E vogliamo cominciare anche a dire che si avvicina il Natale? No, perché tu mi devi fare dei regali. Diteglielo, Non il Santo Natale, ma una cosa che apre per me le festività natalizie, che è il Roma High Fidelity. Sì, non si sa se ci saremo o non ci saremo, chi lo sa. Ci sono delle buone possibilità. Ci sono delle buone possibilità. Buon Natale, no? Ciao, arrivederci, a presto. Ciao.